Ciao a tutti e benvenuti a questo appuntamento con Symbol Machine. La scorsa puntata abbiamo analizzato le bassi per realizzare dei timelapse e degli hyperlapse. Invece oggi analizzeremo gli effetti che sono stati applicati al nostro amico Franz. Se non vi li ricordate, guardate su questo link. Bene, iniziamo la nostra puntata. Lo scopo di questa scena è fare in modo che il personaggio sia a velocità naturale mentre il cielo si muova in timelapse. Per realizzare questa scena abbiamo innanzitutto girato un video a velocità normale del personaggio sulla panchina. Notiamo come l'esposizione sia adeguata solamente per la parte inferiore dell'inquadratura. Muoviti. Subito dopo abbiamo realizzato la scena in stop motion, perché è importante che il personaggio parta dalla posizione finale della ripresa precedente. Dopodiché, con la camera nella stessa identica posizione, abbiamo realizzato un timelapse della scena. In questo caso la camera è stata settata per una corretta esposizione del cielo. A questo punto, per combinare il timelapse con le riprese a velocità normale, abbiamo importato il video su After Effects e abbiamo creato una maschera per separare gli alberi dal cielo. Successivamente, per un migliore matching fotografico, abbiamo applicato una color correction adeguata. La prima parte è stata realizzata con uno stop motion come la precedente, mentre la seconda con una tecnica hyperlapse. Quando si effettuano degli scatti bisogna innanzitutto prestare molta attenzione alla posizione del soggetto nell'inquadratura, aiutandovi con la griglia della fotocamera. Inoltre è importante che il soggetto resti sempre nella stessa posizione in tutti gli scatti e nel caso vogliate creare movimenti come ad esempio l'urto contro il ramo, suddividete il movimento in posizioni intermedie adeguate per un effetto fluido. Inoltre in questo caso abbiamo scelto uno shooting on 2 per ottenere un effetto finale meno scattoso. Il primo effetto è una rotazione attorno al soggetto. In questo caso, oltre a tenere in vola la macchina, bisogna conservare la distanza in modo da creare un movimento semicircolare. Noi ci siamo aiutati con una corda. Successivamente abbiamo voluto imitare il famoso effetto vertigo o dolly zoom presente in numerosi film. Abbiamo quindi suddiviso lo spazio fra la camera ed il soggetto in parti uguali, avvicinandoci ad ogni scatto e procedendo anche con uno zoom out, al fine di mantenere costante la dimensione del soggetto. In questo caso l'hyperlapse ci ha permesso di ricreare una tecnica che altrimenti richiederebbe un'attrezzatura molto più sofisticata e costosa. E si conclude qui la puntata d'oggi e spero vi sia piaciuto, soprattutto che sia stata molto utile. Come sempre seguite Symbol Machine sul canale Front FX.